Abbiamo già provato la Golf 8 GTE in questo test drive qui in alto nelle schede. In passato vi abbiamo già parlato del sistema infotainment della Golf 8, che quindi è condiviso su tutte le varianti, quella classica, quella GTE, quella R, quella variant, insomma su tutte le all-track, però appunto ci sono delle funzionalità diverse. In questo caso siamo a bordo della GTE, che condivide con altri modelli del gruppo VAG chiaramente la tecnologia plug-in hybrid, e quindi l'infotainment cambia in alcune funzioni, sia per quanto riguarda l'infotainment stesso nel suo touchscreen centrale, sia per quanto riguarda la strumentazione. Quindi se volete conoscere l'infotainment a 360 gradi vi consiglio di cliccare nel video che vi ho mostrato poco fa, anzi che vi mostro adesso perché prima era il test drive, adesso è il focus infotainment completo della Volkswagen Golf 8. Se invece volete scoprire le funzionalità, questo è il video che fa per voi. Il layout è lo stesso, quindi abbiamo questo schermo dell'infotainment in 16 noni con una barra quasi invisibile laterale con il pulsante della home e l'accesso diretto al clima, e tre schermate per quanto riguarda la home page. Questa è quella principale con tutte le funzionalità. Partiamo dall'ultima perché qui ci dà i dati del trip, quindi dalla partenza del lungo periodo o da ultimo rifornimento di carburante, e la differenza sta in questo: ci mostra sia l'autonomia in benzina sia quella in elettrico, e anche i consumi sono in benzina e in elettrico. Questi sono chiaramente i consumi medi. Ma appunto andiamo alla finestra che più ci interessa, che è e-manager, che è la differenza principale con le impostazioni che dovrebbero, e dico dovrebbero, essere condivise tra tutte le Golf plug-in hybrid, quindi non solo la GTE, però in generale noi ci focalizziamo su questa. Nella GTE abbiamo diverse schermate, abbiamo le impostazioni aggiornate con la corrente per la ricarica ridotta, qui ci sono le informazioni con anche il livello di carica minimo. Possiamo impostarlo al 30%, abbiamo la climatizzazione a veicolo fermo, qui l'informazione è per quanto riguarda la ricarica che è stata interrotta, ma abbiamo anche una finestra che ci mostra una programmazione della ricarica, possiamo modificarla per fare ripeti, attiva la climatizzazione, la carica, la tariffa ridotta. In alcuni orari, se per esempio abbiamo una bolletta che ci permette di risparmiare in alcune fasce orarie e non quella con le fasce unificate di consumo, qui abbiamo l'orologio per quanto riguarda l'orario, risponde veramente bene, un sistema anche abbastanza simpatico se vogliamo nel layout, e i giorni della settimana. Torniamo indietro, disattiviamolo. Questi appunto se ne possono impostare fino a 3 se magari abbiamo delle esigenze diverse nel periodo, magari in un periodo festivo o magari in un periodo lavorativo, se facciamo diverse attività possiamo impostarle. Oppure per esempio in un orario se siamo per esempio a casa di notte, un altro orario se siamo al lavoro, se magari lavoriamo a una trentina di chilometri da casa e non siamo sicuri che effettivamente tra andata e ritorno possiamo tornare con la sola carica notturna, qui possiamo programmare anche una ricarica programmata collegando semplicemente il cavo, che partirà automaticamente durante il nostro orario di lavoro e quindi ci darà un po' di energia in più per tornare a casa. Infine, clima. Abbiamo appunto la climatizzazione a veicolo fermo con funzioni comfort, con lo sbrinamento automatico del parabrezza e con la temperatura. Clicchiamo sulla I, abbiamo la funzione nel momento in cui avessimo i sedili riscaldati, in questo caso non ce li abbiamo, questa funzione qui. Setup, abbiamo livello di carica minimo 30%, e poi la climatizzazione a veicolo fermo con le porte del veicolo sbloccate e se necessario utilizzando la corrente della batteria ad alto voltaggio, che però potrebbe ridurre l'autonomia residua. La batteria ad alto voltaggio è quella proprio del motore, che alimenta il motore elettrico, non quella che classica in tutte le automobili alimenta più che altro gli impianti elettrici della vettura stessa. Ma le funzionalità specifiche delle Volkswagen Golf plug-in hybrid non finiscono qui, infatti in veicolo abbiamo altre finestre. Qui abbiamo quelle generali per la chiusura porte, l'accensione delle luci e quant'altro. In stato abbiamo lo stato della vettura per quanto riguarda service e pressioni pneumatici. In basso l'autonomia, 210 km in benzina e 53 in elettrico. I dati del trip allargati come vi ho fatto vedere prima, con questo pulsante possiamo andare ad azzerarli, vedete qui 00, e qui abbiamo appunto i chilometri percorsi, l'orario del nostro ultimo viaggio, la velocità media, il consumo medio in benzina e il consumo medio in kWh su 100 km per quanto riguarda il pacco batterie.
Nella E, cliccando sulla E, abbiamo appunto potenziale 0 km, abbiamo 53 km, attualmente siamo fermi, 53 km di autonomia in elettrico. Quelli percorsi da quando abbiamo fatto rifornimento di energia sono 8 km, quindi siamo 1 chilometro oltre i 60 dichiarati dalla casa. Il 76% della nostra guida in questo caso è stato in zero emissioni. Qui ci mostra i flussi di energia con delle freccette che vanno un po' a collegarsi alle ruote. Come vedete entrambi gli assi sono in blu, che appunto ci mostrano dove viene incanalato il flusso di energia, quindi verso il motore e il motore verso le ruote. E cos'altro? Allora, sempre in veicolo, appunto, torniamo sulla finestra principale, che è quella che ci piace di più. Voglio mostrarvi un'ultima funzionalità, anzi altre due. Ecco cosa mi stavo dimenticando. In basso abbiamo i pulsanti per gli ADAS, il clima, il menu per quanto riguarda le fasi di parcheggio con i sensori, ma questo è quanto abbiamo potuto vedere anche sulla Golf 8 Variant. Nelle modalità di guida possiamo andare effettivamente a scegliere i mode, quindi 100% elettrica, oppure hybrid, quando serve entra il motore termico, quindi un uso ottimale di entrambi i motori. Premendo in e-mode abbiamo la sola trazione elettrica. In hybrid possiamo anche andare a cliccare per scegliere quanto livello di carica vogliamo effettivamente andare a mantenere, quindi con il motore termico che va ad alimentare il pacco batteria. Premiamo sulla I, ci mostra effettivamente di cosa parliamo. Riserva il livello di carica, questa è una piccola icona che arriva ad essere mostrata, anzi tutte queste tre piccole icone, e-mode oppure le due freccette con hybrid e la freccetta verso il basso, ci mostrano appunto sulla strumentazione davanti agli occhi di chi guida queste informazioni qui, quindi se le volete leggere mettete in pausa esattamente dove volete, vi do un po' di tempo, ma premendo sulla X andiamo un po' a scoprire la strumentazione di guida. Attualmente appunto siamo in park, per esempio mettiamo in drive, attualmente siamo in elettrico, quindi non c'è la D ma c'è la E, e quindi abbiamo R, N ed E. La strumentazione ci mostra anche qui diverse funzionalità. In primis sotto abbiamo la E, se dovessimo mettere in hybrid come vedete cambia sotto il ready per la partenza, va a cambiare quella che è l'icona, guardate un po' i mode e ready. Quando siamo in mode ci mostra anche questa freccetta che dovrebbe essere la frenata rigenerativa, se non ricordo male. Ora però vi mostro anche qualcos'altro. Qui sulla sinistra, ogni volta che andiamo a cambiare quelle che sono le varie visualizzazioni di pagina, con queste freccette possiamo cambiare le visualizzazioni di un lato o l'altro, di un quadrante digitale o dell'altro, ma in questo caso abbiamo il consumo medio, anche qui in litri su 100 km per la modalità benzina e in kWh su 100 km per quanto riguarda la modalità elettrica. Se andassimo in basso, oltre a questo, oltre al consumo medio, potremmo vedere anche il consumo istantaneo. Attualmente chiaramente siamo fermi e ci mostra 0 litri su 100 km, 0 litri a ora anzi, e 0,4 kWh a ora, perché comunque la batteria va un po' ad alimentare quello che è l'impianto elettrico. Quelle quindi che vi ho mostrato poco fa sono le differenze tra l'infotainment e la strumentazione di guida delle Golf plug-in hybrid, in questo caso della Golf GTE, da quelle che si trovano nella Golf classica, per esempio nella Golf Variant che abbiamo provato qualche mese fa. Oltre a questo, se volete capire come per esempio collegare il vostro cellulare all'infotainment della vettura tramite Bluetooth, tramite cavo, usando Apple CarPlay wireless o col cavo, beh, trovate il video qui in alto nelle schede. Questo video è finito. Se vi è piaciuto, se vi è tornato utile per capire un po' quest'auto, come è fatta se vogliamo, o se volete vedere nella vostra Golf plug-in, se avete voluto vedere insomma grazie a questo video più funzionalità della vostra Golf plug-in hybrid, beh, lasciateci un commento. Se vi è tornato utile lasciateci un bel like, perché per voi è gratuito, per noi è molto molto importante. Oltre a questo restate aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti anche su questa Golf GTE. Stiamo parlando di contenuti diversi dal classico test drive che vi portiamo qui sul canale. Iscrivetevi, attivate la campanella e seguiteci anche su tutte le piattaforme social che vi possano venire in mente, anche sul nostro sito web. Trovarci è semplicissimo, perché dovunque ci chiamiamo wedrive.tv.